Cari amici grigliocentrici, benvenuti a questo nuovo appuntamento con un aperitivo in griglia. Se vi dovessero chiedere qual è l'aspetto più evidente dell'enorme e indubbio cambiamento che ha attraversato il mercato della carne negli ultimi anni, sono piuttosto certo che non avreste dubbi nel rispondere l'amarezzatura. Come tutto ciò che è nuovo, però, è un fattore che destabilizza, che costringe a muoversi dalla propria comfort zone, che spaventa. E questo fondamentalmente per un motivo. Non la si conosce abbastanza. Fa male alla salute? È solo una moda o ha effettivamente un valore aggiunto? E se sì, quale? Come può essere classificata e perché tutti quanti la cercano? Io sono Marco Agostini e bevendo l'aperitivo di oggi ti spiegherò tutto quello che nessuno ti ha mai detto sull'amarezzatura. Come al solito, però, prima di entrare sul serio e nel merito è necessario iniziare ad orientarsi un po' sull'argomento. Che cos'è l'amarezzatura e come si manifesta? Partiamo dall'ovvio. L'amarezzatura è un'infiltrazione di grasso più o meno fitta tra le fibre muscolari che compongono i tagli bovini. Probabilmente già conosci l'Angus o il famosissimo Wagyu, razze bovine che geneticamente sono particolarmente predisposte allo sviluppo dell'amarezzatura. Come mi hai sentito dire più volte, non ultimo in questo video, le razze italiane non lo sono invece particolarmente, e questo è il motivo principale per il quale l'introduzione del concetto di marezzatura risulta così complicato da noi. La genetica però non è tutto. Come direbbe il mio amico Alfonsino Camassa, veterinario di fama internazionale, l'alimentazione e i criteri di allevamento non lo sono da meno. Anzi, uno dei fattori che incidono di più e più convenzionali da questo punto di vista è il finissaggio, gli ultimi 90 giorni di vita prima della macellazione, nei quali i bovini vengono alimentati con una dieta calorica a base di cereali, soia o grassi nobili, proprio per favorire l'accentuazione dello sviluppo di grasso intramuscolare. Quindi, in definitiva, che cos'è l'amarezzatura? È del grasso che si trova tra le fibre della carne per motivi genetici o indotti. Per amore della precisione, entrando nel merito di come si presenta, il termine marezzatura è molto popolare tra tutti noi, ma piuttosto impreciso. Sarebbe infatti più corretto parlare semplicemente di grasso di infiltrazione, come ti dicevo. La marezzatura è solo una delle forme che questa può assumere e, come il nome suggerisce, ricorda l'andamento delle onde del mare. A questa c'è poi da aggiungere la marmorizzazione, ossia quando le infiltrazioni di grasso assumono un andamento più articolato, che ricorda appunto quello delle venature del marmo. Chiude il gruppo la prezzemolatura, la distribuzione fitta e a fiocchi dell'infiltrazione, a ricordare piccole foglie di prezzemolo. Nella valutazione del livello di grasso di infiltrazione raggiunto dalla carne ti può essere quindi di aiuto l'identificazione di queste tre forme. Si parte dalla marezzatura, che poi si articola e si sviluppa nella marmorizzazione, per arrivare infine alla distribuzione capillare della prezzemolatura. Qualsiasi forma assuma, è solo importante che tu capisca molto bene che il grasso di infiltrazione è qualcosa di molto diverso dal grasso di copertina, ossia quello strato spesso e compatto che riveste esternamente i gruppi muscolari e non infiltra all'interno. In altre parole, quest'ultimo è il tessuto adiposo dell'animale. E che cambia, direi tu? Beh, tutto in realtà. E intendo proprio dirti che è chimicamente un'altra cosa. È praticamente impossibile che tu non abbia sentito parlare almeno una volta dei grassi saturi, che al contrario dei grassi insaturi, così presenti e giustamente celebrati nella dieta mediterranea, sono considerati la prima causa delle malattie cardiovascolari. Ora, tutti i grassi bovini sono saturi e non c'è dubbio da questo punto di vista. Da qui la brutta opinione che si sono guadagnati tra i nutrizionisti e la cattiva pubblicità che certamente ne avrai sentito, nonché una delle principali giustificazioni a supporto del consumo di sola carne magra. La loro colpa è la brutta caratteristica di non essere idrosolubili, rendendone molto complessa l'assimilazione senza l'accumulo di depositi arteriosi. Ma cosa sono esattamente i grassi saturi? Più in generale devi immaginare i grassi come delle catene formate da legami di carbonio e idrogeno. Se queste catene non hanno alcuna interruzione nella loro sequenza, allora i grassi si definiscono saturi.
Una sottoclassificazione dei grassi saturi, però, è quella che distingue tra acidi grassi a catena lunga e a catena corta, a seconda del numero di legami che li compongono. E indovina un po', i grassi non idrosolubili sono solo quelli a catena lunga. E reindovina di che tipo sono i grassi di filtrazione rispetto a quelli di copertina. Esatto, a catena corta. Quindi quelle da demonizzare sono le carni grasse, non quelle marezzate, e c'è una bella differenza. Propongo un brindisi alla superficialità nell'informazione. I grassi da infiltrazione non sono solo idrosolubili, ma sono anche facilmente assimilabili direttamente dalle pareti dell'intestino, come i carboidrati semplici. Sono a tutti gli effetti grassi buoni, che contribuiscono in maniera attiva alla riduzione del colesterolo ed equiparabili in tutto e per tutto ai tanto celebrati omega 3. Altro che far male. Quindi carni ipermarezzate uguale carne di bovini obesi per aspiranti suicidi miocardici? Ma neanche per idea. Nel caso fossi interessato ad approfondire fonti e argomentazione, ti lascio questo articolo sul mio blog Real Experience. Prima di capire insieme come valutare il grasso di infiltrazione, però, c'è ancora un aspetto fondamentale da affrontare. Perché è così importante che della carne destinata alla griglia sia amarezzata? Per capirlo, facciamo insieme mente locale e pensiamo ad una situazione di cottura estrema come quella del Wagyu giapponese. Hai presente com'è da crudo? Ce n'è di marezzatura, eh? E ora l'hai presente da cotto? Sparito. Al contrario, il grasso di copertina di una normale costata, di quelle che finiscono abitualmente sulle nostre griglie, rimane come? Sarriccia, dora, frigola, ma rimane. Perché? Il fatto è che proprio come conseguenza della propria diversa struttura, il grasso di infiltrazione è liquefa a temperature davvero molto basse, a volte anche solo semplicemente tenendolo in mano nei casi più estremi, oppure nei mesi più caldi. E quindi che succede? Toglimi una curiosità. Tua nonna che stratagemma usava per evitare che gli arrosti più magri diventassero asciutti e stopposi con la cottura? La mia li lardellava, ossia inseriva dei cubetti di lardo all'interno di alcune tasche ricavate con il coltello nella carne. La marezzatura fa esattamente la stessa cosa. Quella alla griglia può essere generalmente una cottura piuttosto invasiva e la presenza di grasso umetta la carne, la condisce, ne rende più complesso e ricco il sapore e veicola calore, che migliora la maillard, che a sua volta porta più colori, più profumi, più sapore e così via. Il risultato? Ovviamente un altro pianeta. Ma c'è ancora una cosa da approfondire in relazione alla cottura, già che parliamo di veicolazione del calore. C'è questo mito dell'uomo macio che domina il fuoco e che griglia le bistecche alle fiamme dell'inferno. Ma esattamente come per un uovo così ricco di proteine e zuccheri riducenti ci vuole la giusta temperatura, anche le carni marezzate non amano troppo il calore eccessivo. Tutto quel grasso veicola molto calore che la fa bruciare in un amen, oppure al contrario costringe a lasciarla cruda nel caso ci si ferma prima. Tutto quel grasso poi cola se liquefa in maniera eccessiva, causando pericolose fiammate che non fanno nient'altro che peggiorare la situazione. Ricorda quindi molto bene la regola. Più la carne che hai intenzione di grigliare è amarezzata e più devi imparare a controllare il calore. Se ti può essere d'aiuto, ti consiglio su questo argomento questo mio videocorso, unico nel suo genere, specifico sulle caratteristiche, la selezione e naturalmente la cottura delle carni marezzate. Ma torniamo a noi. Non resta che affrontare un argomento. Quanto può e deve essere marezzata una carne marezzata? Definiamo anzitutto insieme i valori in gioco all'interno dei quali potersi muovere. Come ormai hai capito, noi siamo un paese piuttosto anomalo. In tutti gli altri, e dico tutti, per i vari motivi che ti ho spiegato, la presenza di marezzatura sulla carne viene vista come un fattore di pregio. E proprio per questo motivo esistono diverse scale di classificazione qualitativa della carne basate su questo elemento. Vediamo le principali insieme. La più conosciuta è indubbiamente la scala USDA americana. La USDA sarebbe il Dipartimento dell'Agricoltura, chiamata a vigilare sulla produzione agricola e zootecnica, in questo caso bovina, e ad esprimere un rating che faccia capire in un secondo all'acquirente come quella carne si posizioni sul mercato. Lo score si basa su 8 livelli possibili,
Tralasciamo però in questa fase quelli più bassi, come ad esempio il canner per la carne destinata all'inscatolamento o il cutter destinata alla macinazione di basso livello. Quelle che interessano il consumo diretto domestico sono solo le prime tre: Select, Choice e Prime, con queste ultime due che possono essere ulteriormente sottodivise in Low, Average e Height, sempre naturalmente con le rispettive differenze di marezzatura che puoi vedere qui rappresentate. Considera che Prime è un livello davvero molto alto, che raccoglie solo circa il 3% della produzione complessiva e che è una prerogativa quasi esclusiva della sola ristorazione. Ti potrà capitare di trovare disponibile in Italia anche della carne canadese, che segue una classificazione in tutto e per tutto sovrapponibile a quella americana, cambiano solo i nomi. Prime rimane Prime, mentre Choice diventa AAA e Select AA, in modo molto simile a come in Canada classificano lo sciroppo d'acero, se ti piace il genere. L'altra grande scala internazionale è naturalmente quella giapponese, chiamata BMS, Beef Marbling Standard, attribuita da quella che è il corrispondente della USDA in Giappone, la JMGA, Japanese Meat Grading Association, e che comprende valori che vanno da 1 a 12, raggruppati in 5 gradi da 1 a 5. Questi poi vengono a loro volta incrociati con 3 livelli che vanno dalla C alla A, che misurano però in maniera più specifica aspetti riguardanti l'allevamento e la macellazione. Le combinazioni apertamente e dichiaratamente destinate al pubblico sono quelle che vanno da C3 ad A5, quindi B1, B2, B3 fino a A3, A4 e A5, con la rispettiva differenza di marezzatura che puoi vedere in queste immagini. L'ultima grande classificazione con la quale puoi entrare in contatto è quella australiana, anche se oggettivamente molto meno conosciuta rispetto alle due precedenti, sebbene l'Australia sia il terzo produttore mondiale per volumi. In questo caso l'ente sanzionatore è il MLA, Meat and Livestock Australia, e la classificazione è denominata MSA, Meat Standard Australia. In base a criteri molto simili a quelli già visti, che incrociano la marezzatura con le metodologie produttive, la classificazione va in modo molto lineare e più semplicemente da 0 a 9. Se ti può interessare, su questo articolo del mio blog Real Experience trovi molti più dettagli su questo argomento, oltre ad un raffronto con la classificazione italiana. Ma quindi, qual è il livello giusto di marezzatura? Come puoi facilmente immaginare, non esiste un livello giusto in assoluto. Tieni solo in considerazione che più sali di livello e più i valori aggiunti che ti descrivevo evolvono fino ai casi più estremi. Il ricco diventa opulento, il succoso diventa avvolgente e così via. Il che va bene, non c'è assolutamente niente di male. Devi solo essere consapevole che non si tratta più di un'esperienza da tutti i giorni, è limitata a quantità da degustazione, altrimenti stufa. Anche potendotelo permettere, tu mangeresti 1 chilo di caviale o 1 chilo di tartufo? Se quello che mi stai chiedendo però è una stima indicativa, facendo riferimento a questa infografica, un valore tra i 3 e i 6 è da considerarsi, a seconda dei gusti personali, un buono standard per una cottura in griglia. Cosa dici? Fa meno paura adesso la marezzatura? Prima di brindare insieme a questa tua rinnovata consapevolezza, però, perché non ti iscrivi al canale? E magari, già che sei lì, clicca su campanella, così sarai sicuro di esserci al prossimo drink. Se poi il video ti è stato utile, completa l'opera mettendomi un like. Nei commenti puoi anche aggiungere eventuali altri temi che ti piacerebbe approfondire con il prossimo drink in mano. E quello di questa sera è un White Lady, delicatamente alcolico, fresco, agrumato, ideale per pulire la bocca quando con la marezzatura si abbonda un po'. Se sei interessato a provarlo, ti lascio la ricetta in descrizione. Quindi ora è il tuo turno per iniziare a giocarci un po'. Fuoco alle griglie, buona marezzatura, buon divertimento e ormai lo sai, buon barbecue. Cheers!